Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò come, unendo due piante grasse, si possa ottenere alla fine una piantina proprio come questa, che in realtà non è nient'altro che un innesto, esteticamente è davvero fenomenale, ma la cosa più bella è che è veloce, ma soprattutto facile da rifare, quindi io vi consiglio di seguire il video e di provare a rifare ciò che vi mostrerò, perché sono certo che una volta che otterrete questi risultati sarete davvero orgogliosi di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi due piante grasse, una che venga utilizzata come base, quindi davvero il proprio portainnesto, e un'altra invece che, inserendola sopra, abbia poi la funzione di marza. E al fine di ottenere un buon risultato estetico, la caratteristica principale della base, quindi del portainnesto, dovrà essere essenzialmente una, ovvero quella di sembrare un bastoncino, quindi stretto e alto, con delle dimensioni per l'altezza comprese tra 10 e 15 cm e per la base tra i 3 massimo 6 cm. A differenza del portainnesto, quando invece sceglierete quelle che andranno all'apice, quindi le vere e proprie marze, queste dovranno avere la caratteristica esattamente opposta, quindi basse e larghe alla base. Devono avere un po' la forma di una pallina, di una vera e propria sfera. E queste sono tutte perfette. Un'altra cosa davvero molto importante quando sceglierete le piante, oltre al fattore estetico, è che queste siano tassativamente compatibili. Significa che se la pianta che taglierete, quella che farà da portainnesto, all'interno ha del gel, anche la parte che dovrete andare ad inserire sopra il portainnesto, tagliandola, dovrà avere del gel. Se così non fosse, le piantine non saranno compatibili, di conseguenza l'innesto non andrà a buon fine e purtroppo le piantine moriranno. Provo a spiegarvi meglio la differenza. Quindi questa è una pianta che appunto una volta tagliata crea del gel trasparente e gelatinoso. Quest'altra invece, una volta tagliata, ha del lattice, quindi un qualcosa di bianco e viscido. Le due insieme non sarebbero compatibili, quindi o entrambe le piante creano del gel tipo questo o del lattice tipo questo. Trovate le piante adatte, si può partire con l'esperimento. Un consiglio davvero utile che posso darvi è quello di iniziare le operazioni partendo sempre dal portainnesto. Questo dovrà essere cimato, significa che più o meno a un'altezza, partendo dalla base, quindi dal pane radicale a un'altezza di circa 10 cm, dovrà essere cimato con un taglio netto che sia perpendicolare al suo asse. Per fare questa operazione basterà prendere un taglierino, mi raccomando sterilizzatelo prima di utilizzarlo, casomai con un po' d'alcol o di ammoniaca, e dopodiché semplicemente con un taglio netto fare questa operazione. Ecco qua. Alla fine del taglio questo è ciò che si è ottenuto, quindi un taglio perfettamente perpendicolare all'asse della piantina, e questa è la parte viva che si è ottenuta. Guardate. Tagliata la prima piantina si potrà procedere anche con la seconda, quindi semplicemente andare e tagliare alla base in questo modo. Eseguito il taglio, questo è ciò che si è ottenuto. Come si può notare anche qui si è creata una parte viva. Adesso non resterà altro che fare coincidere le due, semplicemente appoggiando questa sull'altra. Un trucco che comunque ci permetterà di ottenere quasi sicuramente un risultato positivo è il fatto di cercare di avere le stesse dimensioni del taglio sia della parte basale che quello della parte apicale. In questo caso la parte apicale è leggermente più piccina. Se fosse uguale andrebbe bene, semplicemente uno lo appoggerebbe e insomma il lavoro sarebbe finito. Se come in questo caso appunto è più piccina, basterà semplicemente prendere il taglierino, creare un altro taglio e ingrandire il tutto in questa maniera. Fate a sezioni, perché se insomma doveste fare il taglio maggiore della marza sarebbe un problema, quindi in questo caso adesso si può dire che sono perfetti, quindi semplicemente adesso si può mettere uno sull'altro, così. Nell'ipotesi che voi non riusciate ad avere le due dimensioni perfettamente uguali, è sempre meglio avere il portainnesto con una dimensione di taglio maggiore rispetto a quella della pianta che andrà innestata. In questo modo la pianta che poi andrete a posizionare sopra avrà più possibilità di essere nutrita e quindi di attecchire. Eseguiti i tagli, non resterà altro che posizionare una pianta sull'altra, ma così l'operazione non è ancora finita, occorrerà creare una pressione tra le due piante in modo che queste si saldino. Se i video vi piacciono e ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. In questo modo mi aiuterete a fare crescere il canale. E al fine di creare questa pressione, procurarsi un guanto in lattice e con delle forbicine tagliarlo in questo modo. Quindi stringerlo, dopodiché tagliare il primo pezzo
buttarlo via perché questi darebbero problemi alla pianta, e creare delle striscette che siano più o meno di 1,5 cm, in questa maniera. Cercate di ricavarne più o meno 4 da ogni guanto. E questo è ciò che si è ottenuto. Una volta preparati andranno applicati in questo modo, quindi semplicemente andando, premendo e facendolo passare così. E il primo è stato messo. Fare la stessa cosa con il secondo in modo che formi una croce, quindi semplicemente andare, posizionarlo e voilà, il lavoro è ultimato. Quindi non resterà altro che aspettare qualche settimana e, se tutto andrà come si spera, le parti di giunzione si salderanno e le piante cresceranno. Provo a cambiare inquadratura per mostrarvi meglio i punti di giunzione come appaiono. È davvero molto importante, ai fini di un esito positivo, che le parti vive vadano a coincidere perfettamente, e soprattutto, se ce la fate, anche i punti di cambio, che sarebbero praticamente dalla parte esterna, quindi chiamiamola la pelle esterna del portainnesto, alla pelle esterna della marza. Proprio in virtù del fatto che questo è un esperimento davvero molto semplice, io vi consiglio di farne più contemporaneamente. L'unico limite in realtà sarà soltanto la vostra fantasia. In questo caso potremo provare a unire anche queste tipologie di piante. Allora, taglio sempre nello stesso modo, quindi perpendicolare all'asse della pianta, taglio netto e via. Questo è ciò che si è ottenuto dal taglio, quindi adesso si potrà preparare la seconda piantina. Fate attenzione col taglierino a non andare a toccare le vostre dita, perché sennò sarebbe un peccato, insomma, tagliarsi. Ecco qua. E questo è il risultato che si è ottenuto, quindi non resterà altro adesso che unire le due parti, semplicemente mettendone una sull'altra in questo modo, così. Quando unirete le due piantine, se ce la fate, mi raccomando, fate in modo che la linea delle spine della pianta superiore coincida con la linea delle spine della pianta inferiore, come in questo caso. Adesso riprendere gli elastici, posizionarli sulla pianta nella parte superiore, e poi fare in questo modo. E il primo elastico è stato messo. Procederei nello stesso identico modo per applicare anche il secondo. Alla fine degli esperimenti questo è ciò che si è ottenuto, quindi non resterà altro che aspettare circa 7 giorni. Se tutto andrà come si spera, le parti di entrambe le piante si salderanno tra di loro. Se non ci sarà presenza di funghi, muffe o batteri, o soprattutto di marciume, allora vorrà dire che l'esperimento è andato a buon fine. Trascorsi 7 giorni si potranno finalmente rimuovere gli elastici, quindi semplicemente con una forbicina tagliateli. Ed ecco qua, il primo è stato liberato. Stessa cosa per questo. Tolti gli elastici, questo è ciò che si è ottenuto. Provo a cambiare inquadratura per mostrarvi meglio come appaiono i punti di giuntura tra le due piante oggi. Sono davvero perfetti, non c'è presenza di funghi, muffe o batteri, e soprattutto non c'è presenza di marciume. Lo stesso risultato lo abbiamo ottenuto anche per il secondo innesto. Guardate come le due piante si siano perfettamente saldate una all'altra. Queste sono piante che, man mano che cresceranno, diventeranno sempre più belle e vi assicuro vi daranno delle grandissime soddisfazioni. Alla fine dell'esperimento si può affermare senza ombra di dubbio che questo sia stato un successo pieno. Infatti entrambi gli innesti hanno attecchito, sono molto belli esteticamente e gradevoli all'occhio, però la cosa principale è che siano sani. Infatti non c'è presenza di funghi, muffe o batteri né sulle parti basali né su quelle apicali, né tantomeno e soprattutto nei punti di giunzione. Quindi da adesso in poi non resterà altro che farle crescere trattandole esattamente come trattereste qualsiasi altro tipo di pianta grassa.
Trascorso più o meno un anno da quando si è eseguito l'innesto, questi sono i risultati. In questo innesto la parte apicale, quella rossa per intenderci, si è più che raddoppiata, in quest'altra invece è cresciuta pochissimo, però andando a guardare proprio in cima si vedono dei piccoli boccioli e questi, se tutto andrà bene, si svilupperanno e fioriranno. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di carino. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategli anche un'occhiata. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.